A Taranto vengo imprigionato perché avevo aderito alla Repubblica Sociale Italiana, degradato. Mi strappano le decorazioni. Allora un ufficiale dicendomi che lui era avvocato, queste decorazioni non aveva diritto di levarle perché occorre ovviamente un passaggio di degradazione ufficiale, mi rimisi le medaglie. A un certo momento mi riportarono dal comandante, mi disse: tu devi sapere che hai fatto la guerra anche contro di me. E vedevo l'ufficiale faceva il tifo per me. Allora gli dissi: stando ai nastrini che lei ha sul pezzo sembra che guerra l'abbiamo fatta poca. Levatemelo di mezzo e mettetelo in galera. Cosa voleva quel fellone di Borghese? Prendere il posto di Sua Maestà il Re? Mettetelo in galera. Allora i comandanti, il guardiamarina che mi aveva portato su richiesta di Tallarico, mi mette in prigione e dice: attenzione, questo qui non trattatelo male. Non è un ladro, è in prigione ma non è un delinquente, è uno che ora verrà chiarito. Se non che c'è il cappellano che viene a sapere di questo ragazzo che è in prigione, va a trovarmi in prigione e dice: Sergio Denti. Allora il guardiano dice: ma io ho avuto ordine di avere riguardo con lui, gli ho dato una sigaretta, non la vuole, sta piangendo e basta. Se allora questo qui lo prendo io. E io diventai l'attendente al cappellano militare. Fui affidato a un certo Jesus James Angleton, che divenne il capo della scia americana, e assieme a lui si fecero accaparramenti di indumenti, cappotti, mutande, fazzoletti, camicie, cravatte, quattrini quante ne volevo. E siccome l'Istat dava vincente la monarchia, io collaborai con lui per rinforzare la parte destra della politica italiana e incontrai Bottai, Girardengo, Nuvolari, incontrai Enrico Maria Salerno, Walter Chiari. Mi mandavano da un giorno a un altro, da un'ora a un'altra, a destra e a sinistra, a organizzare una difesa di Roma, in quanto i comunisti erano tutti armati ancora, dopo ne buttarono via i fucilacci che avevano. Fortunatamente, lo disse anche il re decise di andare via e salvò l'eccidio, perché sarebbe stata una carneficina veramente imponente. Poi incontrai Raimondo Vianello, Lanfranco Vianello, tant'è vero che loro vivevano una situazione di miseria, di ristrettezze, vendendo le catenine d'oro della mamma. Quando arrivai io li arricchii perché li portai con me alla sussistenza americana che davano quattrini, portavano via quarti di vitello, insomma, e denaro. E siccome mi volevano in casa loro, ai Vianello, avevano la mamma di Raimondo, di Lanfranco, Roberto e Giorgio, si chiamava Corretti ed era la sorella di un ammiraglio badogliano. E disse: ma potrebbe stare con noi Sergio Denti? Cioè, se lo vuol fare lo può stare. Insomma, portai un po' di utilità per sopravvivere. Sempre questo Angleton aveva preso tutti i fascisti italiani e portati in Algeria per far passare il bruciore, il senso di rivincita da parte dei comunisti. Dopo vari mesi di allontanamento delle truppe fasciste in Algeria, si finisce e rientra in Italia. C'è anche Graziani con questo. A un certo momento io facevo raccolta di pane, di vini, durante il giorno li mettevo in mezzo
a dei punti in cui la notte agli alberi, e di notte buttavo i sacchi e le borse di viveri, di sigarette, di quello che riuscivo a raccamerellare andando dai posti di marina, insomma. A un certo momento c'è uno che dice: ma chi sei te? Stai zitto coglione, dico io, non senti che mi sparano addosso? Ma chi sei? Sono un marinaio, ma come ti chiami? Denti, lo sai chi sono io? Sergio Nesi! Era Sergio Nesi che riceveva queste. Quindi aiutai loro e mi mandarono il plico memoriale di Graziani, passa gettato da Nesi, da consegnare al cardinale Iorio di Roma, del Vaticano. Il cappellano militare contento, io mi ritrovai la mattina a Roma perché avevo dormito durante il viaggio. E fu consegnato questo testamento di Graziani al cardinale Iorio, cugino del maresciallo Graziani.